Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vi propongo un capo molto semplice da realizzare, adatto proprio ai principianti, e io l'ho chiamato coprispalle farfalla oppure sciarpone farfalla in base all'utilizzo che ne vogliate fare. Diciamo, ha una struttura molto semplice e basica, adatta proprio a tutti, ma l'effetto è assicurato perché, come poi vedrete dalle miniature e dalle foto, come è montato sul manichino, può essere molto decorativo. Si tratta di una sciarpa semplicissima, però che ha delle particolarità. C'è una parte centrale che vedete nello schemino, è un rettangolo costituito da una base di 78 centimetri e un'altezza di 36 centimetri, tutto lavorato a maglia alta in rilievo, in modo da dare un po' di movimento alla lavorazione. Per chi non fosse alle prime armi, andrebbe bene anche lavorata semplicemente a maglia alta o qualsiasi altro punto base dell'uncinetto. E poi sono andata a montarmi sulle altezze del rettangolo centrale altri due pezzi che hanno una lunghezza di 30 centimetri, un pochino sfarfallanti. Perché ho aggiunto qualche punto in più sulla linea di partenza e quindi dà questa forma alla lavorazione. Anche questi due settori sono stati lavorati con un punto base, la maglia alta lavorata in costa. Il tutto poi ho bordato alla fine tutte le ali della mia farfalla con la maglia bassa, in modo da compattare la lavorazione. Mi auguro che il lavoro vi piaccia e passiamo con un piccolo campione per vedere come viene lavorato. Ok, partiamo con il tutorial. Una volta scelto il nostro filato e montata la catenella di lunga 78 centimetri, vado a ripassare il primo giro con le mie maglie alte e adesso procedo con il secondo giro per farvi vedere come si lavora la costa retro. Salgo con 3 catenelle, 2 e 3, spero che si veda bene. Vado a ripassare tutti i punti sottostanti nella costa retro, cioè prendo, eccoci qua, penso si veda a questo punto, vado qui e prendo solo la costina retro della mia maglia alta. C'è da dire che io l'ho lavorata così perché ho scelto un filato abbastanza, diciamo, anche se abbastanza sbrilluccicoso, perché ha un filo di lurex e è abbastanza semplice come filato. Per chi magari volesse usare di più, si potrebbero utilizzare filati sfumati, multicolori. In quel caso, secondo me, anche non dando questa caratteristica alla maglia, ma lavorando semplicemente delle maglie alte, il lavoro verrebbe bello ugualmente, cioè tutto maglia alta, senza problemi. Non ci sarebbe nessun tipo di problema. Quindi tutti i giri vanno lavorati nel modo in cui sto facendo, finché non raggiungo la mia altezza ideale. Nel mio caso io ho deciso di fare un lavoro alto circa 38 centimetri, però questo non toglie che voi possiate cambiare le misure del vostro progetto in base alle esigenze
e quant'altro. Allora, una volta giunti al termine, i giri successivi saranno perfettamente identici al secondo. Salgo di 3 catenelle, svolto e vado a ripassare tutto ciò che ho sotto con con la maglia presa in costa retro, quindi verrà da un lato, diciamo, verrà il lavoro in pratica double face, perché una volta avremo la costina da questo lato, l'altra volta dall'altro lato, quindi non c'è un dritto e un rovescio della lavorazione. E questo appunto lo si può fare anche con la maglia alta. Una volta giunti alla grandezza ideale, io devo andarmi a montare le maglie laterali. Allora, per avere un minimo di aumento e creare una lavorazione, diciamo, un pochino svasata, vado ad alzarmi con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta che dovrei lavorare in questo punto, e aggiungo per ogni maglia, per la maglia, diciamo, laterale, altre 2, ok? Filo sull'uncinetto, lavoro prima una maglia alta nella giuntura delle maglie alte, poi altre 2 lungo il bordo, in questo modo, ok? Quindi per ogni maglia alta vado a metterne 3, e questo mi permette di dare alla lavorazione questo diciamo, questo movimento, questa piccola svasatura, perché gli aumenti sono soltanto lungo i laterali, perché dopo fatto questo lavoro io nei giri successivi delle ali non vado a far altro che ripassarmi quello che ho sottostante sempre in costa retro, e così facendo sempre in costa retro otterrò quello che ho su un lato del lavoro anche sull'altro. Quindi, come detto, in questo tipo di lavorazione non c'è un dritto e il rovescio, ma semplicemente è double face, non ho bisogno di nulla di diverso. Cioè posso utilizzare la sciarpa e il coprispalle sia da un lato che dall'altro. Mi auguro che sia stata abbastanza esaustiva come spiegazione. Il lavoro è molto semplice proprio per principianti. Spero che vi sia piaciuto, che possiate aggiungere qualcosa di vostro nella, diciamo, nella realizzazione del capo, e se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi e restate sempre aggiornati per i prossimi video. Buona creatività da Uncinetti allo sbaraglio.